Qualche giorno fa un amico mi ha detto: ho trovato una bellissima baita in montagna, disabitata da tempo, e ho deciso di comprarla e ristrutturarla. Parliamo del sogno di molti, la ristrutturazione di una baita in montagna per viverci in modo confortevole. Un progetto affascinante, ma anche molto impegnativo, sia dal punto di vista delle sfide da affrontare, sia da quello dei costi che vengono spesso sottovalutati. In questo video ti elenco 4 punti fondamentali da tenere in considerazione. Conosco l'argomento sia perché l'ho affrontato direttamente quando ho comprato un rustico in montagna con l'intenzione di ristrutturarlo, sia perché successivamente ho seguito da vicino diversi progetti simili. Vediamo i 4 punti da tenere bene in considerazione. Il primo: costi elevati e soluzioni precarie. Immagina di possedere una baita abbandonata avvolta dalla maestosità della natura montana. Un sogno. La realtà si rivela però spesso molto diversa. Il primo fattore da considerare sono i costi. Ristrutturare una baita in montagna per viverci è sempre un'impresa molto costosa. Se non disponi di ingenti capitali da investire, le soluzioni abitative che otterrai saranno sempre molto precarie. Inoltre, quasi sempre, queste strutture non rispettano le normative vigenti, offrono condizioni di vita adatte al massimo a una breve vacanza, ma difficilmente sostenibili per una residenza permanente. Secondo punto: l'inganno delle immagini e dei racconti romantici. Molti si lasciano affascinare dalle ristrutturazioni bellissime in luoghi spettacolari. Le foto mostrano interni caldi e accoglienti, ma spesso queste ristrutturazioni sono pensate per soggiorni brevi e non tengono conto delle esigenze di una vita quotidiana. Poi c'è anche chi si illude di poter fare molti lavori autonomamente pur senza avere esperienze e conoscenze tecniche adeguate. Non bastano i racconti romantici che puoi trovare sui social e bisogna essere realisti. Ciò che sembra un paradiso in una foto o in un video potrebbe rivelarsi molto diverso nella vita di tutti i giorni. Terzo punto: servizi limitati e isolamento. Altre sfide importanti e costose che oltretutto non sempre si possono vincere. L'approvvigionamento di acqua potabile è spesso un problema, così come la mancanza di elettricità. Hai idea di quanto può costare un allacciamento quando è possibile? L'unico allacciamento che non rappresenta più un problema è quello di internet, grazie a soluzioni wireless o satellitari. Oltre a questi problemi, bisogna considerare che l'isolamento geografico complica molto la fruizione di servizi essenziali come l'assistenza medica o l'accesso a negozi. Quarto punto: difficoltà di accesso e costi di trasporto. Altre sfide impegnative e costose. Molte baite sono accessibili solo attraverso percorsi impervi, percorribili solo a piedi o con piccolissimi veicoli. Immagina cosa significa dover trasportare materiali da costruzione e attrezzi in queste condizioni. E poi anche tutto ciò che serve per una vita moderna. Poi immagina anche come queste difficoltà peggiorano durante la stagione invernale o in caso di maltempo. In conclusione, ipotizzando che tu abbia le risorse economiche necessarie, tieni in considerazione che le sfide che ti ho elencato, che ho provato personalmente, possono portarti a una vita precaria, pur in un paradiso naturale. Il panorama può essere mozzafiato, come lo era nei posti dove vivevo io, però le ristrutturazioni fatte con pochi soldi offrono spesso condizioni di vita precaria, rendendo anche impossibile il recupero dell'investimento. Uno stile di vita rustico può essere affascinante per alcuni, ma sicuramente non è adatto alla maggioranza delle persone. Pertanto, se stai considerando seriamente questo progetto, assicurati di essere realista sulle tue aspettative e pianifica attentamente le risorse necessarie. La vita in montagna può essere gratificante, ma è importante essere consapevoli di tutti gli aspetti che comporta. Parleremo ancora dell'argomento e ti illustrerò un'alternativa molto interessante alla ristrutturazione di una baita, qualcosa che spero di utilizzare anche personalmente. Metti un like per rendere più visibile questo video e condividilo sui tuoi social. Se non conosci il nostro canale YouTube Rurale Digitale, tocca questo logo per visitarlo. Iscriviti e attiva le notifiche, così non perderai la prossima puntata e potrai partecipare alle dirette. Ti consiglio anche di guardare
questo video. Per contattarci vai sul sito ruraledigitale.it.